Ci sono momenti in cui vorresti solo sentirti protagonista della tua vita, forte, in controllo, ma poi arrivano periodi in cui il mondo ti schiaccia e capisci che forse non lo sei. Forse sei solo una comparsa, una piccola figura sullo sfondo. Ma noi crediamo che i videogiochi servono anche a ricordarci chi siamo, e i giochi di oggi parlano proprio di questo, di quando ti senti perso, insignificante, ma ancora capace di resistere. All'inizio di Fear and Hunger non c'è tutorial. Ti trovi in un cortile deserto, dei cani abbaiano in lontananza, davanti a te l'enorme ingresso che ti separa dal dungeon. Sai solo che devi trovare il capitano Legard e portarlo in salvo. Non sai nemmeno chi sei o perché lo fai. C'è solo buio, fame, paura e la netta sensazione che qualunque passo avanti possa ucciderti. O peggio. Questo è Fear and Hunger, un gioco che non ti mette solo alla prova. Prima ti punisce. Non sei importante, non sei speciale e soprattutto nessuno verrà a salvarti. Sarebbe bello se qualcuno ti indicasse la via, ma presto ti accorgi che non esiste una via giusta. C'è solo una via che forse ti farà morire più lentamente. Ti senti in trappola. Forse sei in trappola, ma ormai è tardi e devi trovare il modo di uscire dal dungeon. Forse ti è già capitato. Un periodo cupo, un evento traumatico. Può capitare a tutti di venire travolti dalla vita e sentirsi indifesi. Solo che di solito, quando finisci a terra, riesci anche a rialzarti, ma certe volte i colpi sembrano non finire mai. Le brutte notizie si accumulano una sull'altra finché non ti scoppia la testa e ti senti soffocare. Ti senti minuscolo, impotente, sei solo un topo da laboratorio costretto a vagare nel suo labirinto, senza sapere quando sarà il prossimo colpo, ma sicuro che ci sarà un prossimo colpo. In Fear and Hunger il prossimo colpo può venire da ogni dove. Una trappola per orsi può mutilarti le gambe, una ferita può farti sanguinare fino alla morte, o semplicemente l'oscurità alla lunga può farti impazzire. Non sei un eroe, sei solo altra carne da macello, in un mondo che in realtà non ti odia. Semplicemente non sa nemmeno che tu esista. Se almeno ti odiasse, forse sarebbe meglio. Almeno ci sarebbe un senso, un vero nemico, ma non hai nemmeno quello. Non hai nulla. Eppure, la tremenda verità è anche l'unica speranza che ti rimane. Sei intrappolato in un dungeon crudele e sanguinario, ma paradossalmente le sue assurde regole diventeranno la tua fede cieca. È una lezione brutale, ma a modo suo è quasi intima. A volte il dolore non serve a niente, non ti fa crescere, non ha un senso più profondo. Eppure esiste, ci sei dentro. E se non vuoi arrenderti devi adattarti, piegarti alle leggi del dungeon e vivere di scarti e stratagemmi mentre provi a svelarne i più oscuri segreti. Un ratto in mezzo ai ratti. Uno scenario ben diverso da quello di Wolfenstein The New Order, dove nei panni di B.J. Blazkowicz macini i nazisti come se il mondo dipendesse da te. Beh, perché dipende da te. Sei l'unico che può fermare il malvagio dottor Deathshed. Altro che ratto, sei la speranza migliore dell'umanità. Ma come dice il detto, più sono grossi e più fanno rumore quando cadono. Sì, perché al tuo arrivo Deathshed ti intrappola proprio come un... già lo sai. E ti costringe a scegliere quale compagno sacrificare. Missione fallita. Essere insignificante è dura, ma è anche peggio se prima ti sentivi un dio, o anche solo sicuro di te. Quell'amarezza fatica ad andarsene e Blazkowicz passa anni in stato vegetativo a fissare il vuoto fuori dalla finestra, mentre là fuori i nazisti conquistano il mondo. Solo che, dai, sappiamo che coi AAA non puoi aspettarti qualcosa di troppo sovversivo. Quando i nazisti stanno per uccidere la donna che ti ha accudito, ti incazzi talmente tanto da riacquistare il movimento di braccia e gambe. Sei di nuovo il supereroe, non sei più il ratto, è tempo di tornare a uccidere i cattivi. Indica invece non si sente affatto una dea. Indica è una suora che sente la voce del diavolo e ha le visioni. Come puoi intuire, non va proprio a genio alle altre suore, che la trattano con disprezzo, quasi come una serva. Verso l'inizio del gioco, ad esempio, ti incaricano di raccogliere dell'acqua dal pozzo, da sola, in mezzo alla neve, 5 volte. Mentre cammini lente verso il pozzo, abbassi il secchio rotando il joystick, poi lo rialzi ruotando in senso opposto e infine porti l'acqua al barile, la voce narrante parla di come il lavoro inutile sia un valore fondante della fede cristiana. E quando finalmente hai concluso il tuo importantissimo compito, una suora esce, mugugna qualcosa sul perdono di Dio e rovescia l'acqua che hai raccolto sul terreno ghiacciato. Non sei mai abbastanza in basso da non poter cadere oltre. A volte è il corpo, altre è lo spirito, ma nessuno è immune, chiunque può essere spezzato. Ma forse non è sempre un male. Ci sono volte in cui farti piccolo e lasciare il ruolo del protagonista a qualcun altro è la cosa migliore che possa capitare a te o alle persone che ti sono più care. In Chicory non sei l'eroe, anzi non sei nemmeno il personaggio da cui il gioco prende il nome, ma non sei neanche un ratto.
Sei semplicemente Pizza, il giovane inserviente di colei che ha il potere di dare colore al mondo grazie al suo pennello magico. Esatto, sei lo spazzino di Cicori. Solo che un giorno, mentre stai pulendo la sua torre, di colpo tutto il mondo perde i suoi colori e trovi il pennello magico a terra davanti alla camera di Cicori. Hai sempre sognato di essere il protagonista della tua storia, di essere un eroe destinato a grandi avventure. Hai sempre voluto di più, di meglio. Non vuoi più essere piccolo, tu vuoi essere come Cicori, vuoi essere il prescelto e oggi hai deciso che forgerai il tuo destino. Prendi il pennello, parti all'avventura e ti metti a colorare tutto quello che ti capita a tiro. Ma presto fai conoscenza della corruzione, un male che si sta diffondendo nel mondo e che forse ha causato la perdita del colore. Ora però sei forte, puoi affrontare la corruzione col tuo pennello e di volta in volta impari nuovi trucchetti per vincere le sfide che ti si parano davanti. Intanto Cicori non se la sta passando tanto bene, a dire il vero. Sì, ti dà la sua benedizione per tenere il pennello, ma perché è convinta di non meritarlo. E quando torni da lei trovi la torre invasa dalla corruzione e lei al centro, risucchiata da una spirale depressiva. Cicori è convinta che sia tutta colpa sua e l'unico modo che hai per aiutarla è combattere. Solo che questa volta fare l'eroe non ti aiuterà in alcun modo. Non sei di fronte a un vero nemico, hai davanti la tua amica, la persona che ammiri di più e sta soffrendo terribilmente. Non c'è bisogno di agire o sventolare il tuo pennello magico. A volte un amico deve solo ascoltare, sopportare i colpi e far sentire la propria presenza. Non puoi essere sempre il protagonista. Certe storie hanno un disperato bisogno di una spalla. Per la fine del gioco non si sa più bene chi è il protagonista e chi la spalla tra Pizza e Cicori. Ed è giusto così. La vera fonte della corruzione era quel maledetto pennello che innalzava una persona e rendeva tutti gli altri inferiori. Ma adesso chiunque può creare il proprio pennello e usare la propria magia per colorare il mondo. E forse, se non fossimo passati attraverso questi pensieri e questi giochi, non avremmo mai amato Rainworld. Non sono in molti a conoscere questo gioco, è uno di quelli che o lo ami o non riesci proprio a sopportarlo. Ma c'è un buon motivo. Anche Rainworld ti fa sentire piccolo e insignificante. Sei una sorta di gatto lumaca che si aggira tra le macerie di un mondo distrutto, in cerca di cibo e riparo. Non sai altro, il gioco non ti spiega altro. Sei solo l'ennesima creatura in un mondo spezzato che non accenna a fermarsi, intrappolato in un ciclo di caccia, sonno e piogge mortali. Vogliamo evitare spoiler, quindi resteremo un po' vaghi, ma c'è un momento che incarna perfettamente lo spirito necessario per amare Rainworld. Verso metà gioco ti trovi ad esplorare all'interno di un gigantesco supercomputer, un relitto di civiltà antiche. Seguendo il percorso canonico, lì dentro dovresti continuare a salire fino a rivedere la luce in cima al muro. Ma può capitare anche un'altra cosa, ben prima di arrivare al muro, prima ancora del supercomputer. Più o meno a metà dell'Undereng il gioco inizia a darti davvero molto filo da torcere. Non c'è verso di fare progressi, le sfide sono sempre più difficili e, cosa molto importante, è tutto assolutamente voluto. Sì, perché il gioco sta cercando di farti andare in alto, verso l'ingresso del supercomputer, ma sai già che Rainworld non ha alcun interesse a tenerti per mano, quindi puoi anche tranquillamente continuare a tentare la strada sbagliata, morendo un sacco di volte. E secondo noi qui sta la differenza con chi davvero ha colto questa lezione. Se sei stato in grado di mettere da parte l'orgoglio e il bisogno di essere l'eroe della situazione, allora avrai capito che il gioco non ti sta davvero sfidando così tanto e così all'improvviso. Ma se per caso sei talmente testardo e abile da superare le sfide dell'Undereng, sbucherai fuori non in cima, ma ai piedi del muro. In altre parole, ancora non ti è bastato? Prova a superare questo. Certo, c'è sempre qualcuno più pazzo e schillato che alla fine riesce a scalarlo, o qualche speedrunner che usa questa strada per rompere il gioco. Ma se vuoi toccare la vera essenza di Rainworld, probabilmente non è questo il modo. Devi solo essere cosciente dell'ambiente intorno a te e seguirne il flusso. Invece che mezz'ora di frustrazione e continui respawn, puoi seguire la strada dentro al supercomputer e farti sorprendere ancora una volta da quel mondo assurdo. Sei in cima adesso, sei talmente piccolo da confonderti con il tutto che ti circonda, ed è esattamente questo il tuo posto. Sei parte dell'ecosistema, preda e insieme predatore, ma a differenza degli altri ingranaggi, adesso tu hai una visione d'insieme. Ci sarà sempre tempo per cacciare e fuggire dai cacciatori, per perderti nel trambusto e nel rumore, ma tu sei qui, adesso, e adesso ne cogli la bellezza. Quanto è bello il mondo e quanto è affascinante fermarsi a osservarlo, apprezzare la bellezza delle sue sfumature. Per farlo però devi saperti fare piccolo, in disparte, devi accettare di essere insignificante, devi lasciare andare. Se il video ti è piaciuto, lasciati andare e iscriviti, e lascia un mi piace. Molti dei giochi di oggi non sono super famosi, ma hanno comunità molto attive, perciò se fai parte di una di queste faccelo sapere con un commento o direttamente nel nostro gruppo Telegram. Se vuoi supportarci ancora di più, abbiamo anche un Patreon, trovi tutti i link in descrizione.
Grazie a tutti per il supporto, di qualunque tipo, e al prossimo video.